Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di uno dei serial killer più temuti di tutta l'Italia, come sicuramente avete capito già dal titolo, ovvero Donato Bilancia. Ma prima di cominciare, come di consuetudine, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma ora cominciamo. Nato a Potenza, secondo dei due figli di Rocco, che era un dipendente pubblico, e Anna Mazzaturo, che era una casalinga, si trasferì con l'intera famiglia prima ad Asti, poi a Capaccio e infine nel 1956 a Genova. Purtroppo Donato è cresciuto in un contesto familiare di degrado avanzato, uno stato davvero molto critico, legando tra l'altro solo con il fratello maggiore Michele. Raccontò che quando gli capitava di urinare nel letto, la madre appendeva le sue lenzuola bagnate fuori, mentre invece il padre lo sbeffeggiava davanti a tutta la famiglia, e sapete per cosa? Per la sua scarsa virilità. Lasciata la scuola senza purtroppo riuscire a passare la terza media, Bilancia si mise in contatto con ambienti criminali e cominciò a rubare. I suoi guai con la giustizia cominciarono nel 1965 per un semplice furto di motorino. Fu poi arrestato nel 1972 per un furto di camion di panettoni che si mise a vendere di fronte al supermercato. Ma raga, io qua mi fermo un attimo. Mettete nei commenti magari voi cosa ne pensate, ma si può, secondo voi, rubare un camion di panettoni carico, pieno zeppo di panettoni e mettersi davanti all'entrata di un supermercato dove ovviamente li vendono anche loro e mettersi a vendere i panettoni per strada? È normale che il direttore della struttura prima o poi l'abbia segnalato. Cioè io non lo so raga, un po' di intelligenza, almeno un pochino. Vabbè raga, questo è solo il mio pensiero, però mettetemi nei commenti voi cosa ne pensate. Però raga, andiamo avanti perché non è finita qua, perché fu arrestato anche nel 1974 a Como per porto abusivo d'armi e successivamente nel 1978 in Francia per rapina, tra l'altro raga, proprio l'anno in cui sono nato io, e per finire nel 1981 per un tentato sequestro nell'entroterra genovese. Nei primi anni 80 iniziò a delinquere in modo solitario, anche perché tutto quello che è successo in precedenza, comunque da quello che si dice, da quello che c'è scritto, era sempre stato in combutta un po' con la malavita. E cominciò inoltre a giocare pesantemente a gioco d'azzardo con tutte le bische clandestine che lui conosceva. Come lui stesso dichiarò in seguito ai carabinieri, rischiava somme molto elevate e tra l'altro perdeva anche spesso, e pagava i suoi debiti grazie a furti abbastanza, sostanziosi. Nell'ambiente delle bische clandestine era noto con il nome di Valterino. E questo perché? Perché il suo nome di battesimo era legato in modo molto eccessivo a origini meridionali, ed è proprio per questo motivo che aveva preso l'abitudine di farsi chiamare Walter. Purtroppo nel 1987 il suicidio del suo fratello maggiore Michele, con tra l'altro in braccio il suo figlio piccolo Davide di 4 anni, si gettò sotto un treno alla stazione di Genova Pegli. Questo gesto lo fece perché era moralmente molto terra, molto giù, e ha dato tutta la colpa a sua moglie Ornella, che tra l'altro col tempo, dopo tutti questi litigi in famiglia, avversità con la moglie, eccetera eccetera, scoppiò proprio dentro di lui un odio pazzesco per tutte le donne. Negli anni successivi infatti fu denunciato per minacce e percosse a una prostituta, ma non è finita qui, perché in seguito per molestia a una commessa di un negozio di intimo a Genova. Nel 1990 Donato Bilancia fu vittima di un incidente stradale, a seguito del quale rimase in coma per ben 2 giorni. Una volta ripreso e dimesso dall'ospedale, dapprima iniziò ad andare a vivere a Savona e poi in centro di Genova, in una casa acquistata con i soldi che sono stato frutto praticamente di tutti i suoi furti. Tra il 1996 e il 1997 però iniziò a perdere tantissimi soldi a causa del gioco d'azzardo e dovette trasferirsi in un fatiscente scantinato. Bilancia disse di aver cominciato a pensare di uccidere nel 1997 mentre si trovava in una bisca clandestina, quando udì 2 persone, Giorgio Cantanaro e Maurizio Parenti, burlarsi di lui per averlo truffato al tavolo da gioco. Infatti nelle prime ore del 16 ottobre del 97 si introdusse nella casa di Cintanaro a Genova e lo soffocò con un cuscino e con del nastro adesivo. Il delitto tuttavia venne archiviato però come morte naturale, in quanto non vi era alcuna traccia che si trattasse di un omicidio. Fu
Bilancia stesso infatti ad autoaccusarsi di questo crimine una volta che venne arrestato. Passato molto tempo, il 24 ottobre, completò la sua vendetta assassinando in un'altra casa di Genova l'altro uomo, Maurizio Parenti, e sua moglie, Carla Scotto, che tra l'altro si erano sposati da poco, sottraendo inoltre in contanti la bellezza di 13 milioni e mezzo di lire, che poi vabbè raga, all'epoca quando c'erano le lire, sì, era una grande cifra, ma non era un cifrone. Comunque, insomma, erano dei bei soldini. E mentre stava commettendo quest'altro omicidio, vide degli orologi che prese per poi però subito dopo sbarazzarsene. In questo crimine, come tutti quelli che verranno, utilizzò una pistola Smith & Wesson 38 che non aveva comprato, ma l'aveva vinta alle bische, caricata con proiettili Lapo a Patria. Ma dal momento che Parenti frequentava ambienti della malavita organizzata, Bilancia cominciò a tenere ritorsioni. Per questo motivo continuò ad uccidere. E sapete per cosa? Per allontanare i sospetti su di lui. Infatti il 27 ottobre, sempre a Genova, irruppe nella casa dei coniugi Bruno Solari e Maria Luigia Pitta, titolari di un'oreficeria. I due però tentarono in qualche modo di difendersi e per questo motivo vennero freddati con diversi colpi di pistola. Però in questo caso, ragazzi, nessun oggetto di valore fu portato via, fu rubato. Infatti l'unico obiettivo di Bilancia era proprio solo quello di uccidere. Preso da questa frenesia criminale, procedette con il primo omicidio fuori città, esattamente a Ventimiglia, uccidendo il cambiavalute Luciano Marro, a cui sottrasse la bellezza di 45 milioni di lire. Per la prima volta si servì di questi soldi per acquistare un'auto che fu una Mercedes-Benz 190 di colore nero comprata da un suo conoscente. Ma raga, andiamo avanti perché non è finita qui, anzi siamo solo all'inizio. Quindi magari preparatevi qualche patatina, qualcosa da bere, perché ne abbiamo ancora per un bel po', perché non avete sentito ancora praticamente nulla di quello che ha combinato questo pazzo psicopatico. Il 25 gennaio del 1988, sempre a Genova, uccise Gian Giorgio Canu, un metronote, ma per futili motivi, come disse infatti agli inquirenti. Inoltre ha voluto confondere ancora di più le acque sul suo conto, dicendo che Canu era fisicamente molto simile a Giorgio Centanaro, e aggiunse inoltre che guidava un'auto con un vistoso numero 32 sulla fiancata, che secondo lui il numero 32, visto che giocava appunto a gioco d'azzardo, era un numero fortunato. Non di meno disse ancora che qualche anno addietro aveva avuto una colluttazione con un'altra guardia giurata che l'aveva sorpreso durante una rapina ed era riuscito a ferirlo con la sua pistola d'ordinanza. Ragazzi, in questo crimine però Bilancia per la prima volta fece indossare un indumento alla vittima per coprire il volto, per non doverlo guardare mentre moriva. Questo gesto successivamente infatti divenne il suo modus operandi. Parallelamente a tutti questi crimini, omicidi, furti, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, continuò a giocare il gioco d'azzardo, ma questa volta si spostò addirittura fino al Casinò di Sanremo, dandosi anche ad azioni di depistaggio. Procuratosi il numero di telefono del pubblico ministero che stava indagando sull'omicidio di Parenti, lo chiamò e camuffando la voce gli disse che era lui ad aver assassinato Giorgio Centanaro, dichiarando inoltre che il riferto autoptico di infarto era errato. Gli inquirenti però per diverso tempo non misero in relazione i vari crimini, sebbene già vi fossero degli elementi di potenziale collegamento. Dopo 43 giorni, per la maggior parte passati a giocare alle bische o al Casinò di Sanremo, a San Vincent, oppure anche addirittura nei club privé, Bilancia tornò a uccidere il 9 marzo del 1988 a Cogoleto, dove assassinò Stella Truia, prostituta albanese che l'aveva appena caricato in macchina. Quindi ragazzi, questa prostituta, questa ragazza aveva il suo assassino accanto a lei e appunto si era appartato in una spiaggetta, ovviamente sempre a Genova. A questo punto però diede inizio ad un nuovo filone della sua attività criminale, in cui diede il suo totale sfogo. Infatti ragazzi, se vi ricordate ve l'ho detto inizio video, per l'odio verso tutte le donne. Qualche giorno dopo aver commesso questo omicidio si recò in un'edicola di Genova Centro, un'edicola che tra l'altro era molto familiare a lui perché acquistava costantemente, quotidianamente, il secolo XIX per verificare l'andamento delle indagini e mettendosi a commentare le notizie sul suo conto, pensate un po', con altri lettori. Ma andiamo avanti e passiamo al 18 marzo, perché a Pietra Ligure assassinò con un colpo in testa l'ucraina Lyudmila Zubskova, che aveva caricato in macchina ad Albenga. Il 20 marzo colpì nuovamente a Ventimiglia, rapinando e uccidendo un altro portavalute di nome Enzo Gorni,
per poi recarsi successivamente al Casinò di Sanremo e riuscì persino a farsi pagare una puntata vincente arrivata dopo il Rien ne va plus. Il lunedì successivo si recò in banca a cambiare la refurtiva e firmando, pensate un po', con il suo proprio nome e cognome e lasciando tutti gli estremi dei suoi documenti. Cioè ragazzi, ma qua stiamo parlando veramente di follia pura. Boh, io non ho parole. Il 24 marzo invece, in una villa di Novi Ligure, per la precisione nella frazione di Bar Pellotta, si appartò con la sua auto, ovvero appunto la Mercedes, con Giulia Castro, una prostituta transessuale che si faceva chiamare Lorena, che però per qualche motivo aveva già subito intuito che c'era qualcosa che non andava, aveva capito che c'era un pericolo e fortunatamente riuscì a fuggire. In quel preciso momento però giunsero 2 metronotte, ai quali Bilancia sparò ferendoli, e subito dopo si mise alla ricerca di Giulia, che sfortunatamente non era riuscita a scappare troppo lontano, e a furia di cercarla, era praticamente nei vicoli attorno, riuscì a trovarla e gli sparò ferendola all'addome, senza però, e qua la cosa fondamentale, senza ucciderla. Tornato sui suoi passi, si diresse verso i metronotte a cui aveva sparato poco prima, Massimiliano Gualillo e Candido Randò, finendoli a colpi di pistola. Ma torniamo alla prostituta Giulia Castro, che agli inquirenti fortunatamente fornì loro il primo identikit dell'assassino, che vagamente assomigliava a quello che avevano fornito altri testimoni vedendo fuggire Bilancia dopo aver ucciso Enzo Gorni. Era alto 1,75 m circa, capelli brizzolati, media età, corporatura media robusta, un naso di dimensioni abbastanza grandi e un mento infossato. Venne anche annotato parte della targa della sua auto, ma con un errore, anziché AE AM. Bilancia, sentendosi braccato, ricercato, tentò nuovamente il depistaggio. Infatti scambiò immediatamente la sua auto con un Opel Kadett rubata a Genova il 26 marzo e con quella si recò di nuovo a Ventimiglia. Una volta giunto sul posto, la prima cosa che fece è chiedere a un edicolante informazioni sul delitto Gorni, che poi molto probabilmente questo edicolante in qualche modo l'aveva riconosciuto e che fece, chiamò subito le forze dell'ordine per avvisarlo appunto che una persona assomigliante all'identikit, scusate, si presentò appunto da lui chiedendo informazioni di questo delitto. Poi Bilancia chiamò lui stesso i carabinieri, spacciandosi per un testimone e dicendo di aver visto appunto Bilancia fuggire su un'utilitaria bianca. Il maresciallo, che rispose a quella chiamata, provò a dargli un appuntamento, ma ovviamente Bilancia non si presentò mai. Ma andiamo avanti ragazzi, perché il 29 marzo, quindi circa una settimana dopo, assassinò un'altra prostituta a Cogoleto. Questa era nigeriana e si chiamava Teddy Adodo o Adodo, raga, non so bene esattamente qual è la pronuncia di questo cognome. Ma questo omicidio rappresentò la svolta di tutte le indagini, in quanto lo si ricollegò all'omicidio di Stella Trui e in seguito anche a tutti gli altri omicidi delle prostitute. È perché si è riconosciuta attraverso degli esami balistici del reparto investigazioni scientifiche di Parma l'unicità dell'arma, ovvero lui ha sparato sempre solo con quella pistola e sempre solo con quel tipo di proiettili. Purtroppo però non furono trovati altri elementi per poter incastrare Bilancia e associarlo pienamente al 100% a tutti i suoi omicidi. L'uso costante della sua automobile, i vari mozziconi di sigarette trovati vicino alle sue vittime, al pari di varie tracce organiche, orme di scarpa, impronte digitali e il metodo di coprire il capo alle proprie vittime prima che morissero. Un tentativo di delitto, e qua attenzione ragazzi perché ho detto tentativo e ascoltate perché. Il 3 aprile prese appuntamento a Sanremo con un'altra prostituta e il suo nome era Luisa Ciminiello. Una volta recatosi a casa sua, la donna gli mostrò la foto di un bambino dicendo che era suo figlio, però in realtà era suo nipote. Bilancia quindi a questo punto, intenerito, lasciò l'abitazione senza commettere alcun tipo di reato, ma soprattutto senza uccidere. Dopo quest'ultimo tentativo, Bilancia cambiò totalmente il suo modus operandi e non solo, ma anche la tipologia delle sue vittime. Infatti il 12 aprile del 1988 prese l'Intercity La Spezia-Venezia, sul quale individuò
Così una vittima a caso. Il suo nome era Elisabetta Zoppetti, un'infermiera milanese dell'Istituto Nazionale dei Tumori che stava tornando a casa da una vacanza a Lavagna. Quando la donna andò in bagno, Bilancia la seguì, aprì la porta con una chiave quadrata che aveva con sé, la immobilizzò buttandole la giacca sul capo e le sparò. A questo punto cosa fece? Scese a Voghera e prese un altro treno per la direzione inversa. Ma raga, attenzione, non prima di aver chiamato i genitori da una cabina telefonica per fare gli auguri di Pasqua. Infatti il 14 aprile uccise un'altra prostituta, Cristina Valla, di origine macedone, sulla strada tra Albenga e Ceriale. Raga, qua si mischiano un po' le cose, perché si è stato detto che prima aveva cambiato proprio modus operandi, ma non si era detto che effettivamente aveva smesso di uccidere altre prostitute, ecco. Ma al contrario, invece, solamente di quello che si pensava, aveva solamente cambiato location. Anziché sempre solo sulle strade, ora si è messa ad uccidere anche sui treni. Il 18 aprile tornò a colpire sempre su un treno sulla tratta Genova-Ventimiglia, assassinando la babysitter Mariangela Rubino con lo stesso identico schema che ha usato per Elisa Zoppetti. Pensate un po', raga, la follia umana fino a dove arriva. Ma dopo essersi masturbato sul suo cadavere, scese dal treno a Bordighera. Il caso del mostro della Liguria salì in cima alle cronache, che da un ambiente limitato e isolato, come ad esempio quello della prostituzione, era passato a colpire con assoluta casualità sui treni. La paura dei cittadini fu talmente elevata che il procuratore di Genova, Guido Zavanone, raccomandò ai viaggiatori di tenere un comportamento davvero molto prudente, soprattutto in Liguria, e anche di viaggiare proprio in caso di estrema necessità e soprattutto in compagnia. La mobilitazione delle forze dell'ordine fu molto alta in quel periodo ed erano praticamente tutti quasi presi a pedinare delle varie persone che assomigliavano appunto all'identikit fornitovi in precedenza. E non solo, ma anche ai due tipi di automobili coinvolte nel caso, ovvero la classica, la solita Mercedes nera e la Opel Kadett. Ma andiamo avanti, perché il 20 aprile nell'area servizio di Cognoli Sud, sull'autostrada Genova-Ventimiglia nel comune di Arma di Taggia, Bilancia commise, udite udite, il suo ultimo omicidio. Uccise e aveva rapinato il benzinaio solo perché non gli aveva fatto credito sul pieno di benzina. Ma 2 giorni prima questo suo ultimo omicidio, la Opel Kadett bianca era stata ritrovata dalla polizia locale, dagli ex vigili urbani, perché era in divieto di sosta, quindi era stata rimossa. Quindi lui cosa fece? Ritornò a usare la sua Mercedes-Benz 190 di colore nero che ha usato fin dalla prima volta. La svolta del caso avvenne quando giunse ai carabinieri una notizia apparentemente insignificante. Pino Monello, infatti, che era suo amico che gli aveva venduto questa Mercedes, totalmente ignaro dei crimini del suo amico, si recò in procura per denunciare il mancato passaggio di proprietà e per denunciare una serie di multe ricevute per i mancati pagamenti di pedaggi autostradali. Bilancia infatti aveva il vizio di bruciare i caselli accostandosi all'auto che lo precedeva, quindi aveva davanti a lui, per evitare appunto di pagare il pedaggio. E ovviamente la targa di quest'auto era stata ripetutamente segnalata con ovvie contravvenzioni. I carabinieri scoprirono una corrispondenza quasi perfetta tra Bilancia e l'identikit fornito da Lorena. Inoltre le tracce di pneumatici trovate su alcune scene del crimine erano perfettamente compatibili con quelli della Mercedes, così come la prova del DNA confrontato con quello rinvenuto sul corpo di Maria Angela Rubino. Tutto corrispondeva perfettamente al 100%. Infatti Donato Bilancia fu arrestato il 6 maggio del 1988 all'uscita dell'ospedale San Martino di Genova, dove si era recato per fare degli esami. Dopo un'iniziale, come si può dire, resistenza, temendo che non furono carabinieri ma dei sicari che volevano ucciderlo, si calmò capendo che in realtà si trattava dei carabinieri. Nella perquisizione a casa sua fu trovata la sua pistola Smith & Wesson 38 caricata ancora con 4 dei soliti proiettili. Dopo pochi giorni confessò in autonomia tutti gli omicidi, attribuendosi appunto, oltre a tutti gli altri, anche il delitto di Giorgio Centanaro, che, se vi ricordate, inizialmente era stato considerato come morte naturale. E qui, ragazzi, arriviamo alle sue condanne, perché collezionò 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni di reclusione per il tentato omicidio di Giulia Castro.
La sentenza fu svolta il 12 aprile del 2000 nel Tribunale di Genova con isolamento diurno. Sentenza poi ovviamente confermata sia in Corte d'Appello che in Corte di Cassazione. La sua pena la scontò inizialmente alla casa circondariale Marassi e successivamente alla casa di reclusione di Chiavari, dove tra l'altro si rese anche protagonista di minacce gravi a 2 agenti, che gli costarono un nuovo processo, pensate un po', a gennaio del 2005. Ma i suoi trasferimenti non sono finiti qui, ragazzi, perché qualche anno dopo è stato trasferito nella casa circondariale Due Palazzi di Padova. A causa di svariate minacce e aggressioni subite da altri detenuti, l'isolamento diventò per 11 anni, durante i quali Bilancia pensò più e più volte al suicidio, però fortunatamente senza mai trovare il coraggio di farlo. Concluso l'isolamento, e qui apro una piccola parentesi, perché ebbe modo nel 2004 di rilasciare un'intervista a Paolo Bonolis nel programma Domenica In, che ovviamente causò un'infinità di polemiche, però vabbè. Qua chiudo questa piccola parentesi. Stavo dicendo che dopo la conclusione dell'isolamento, a inizio dicembre del 2011, manifestò tramite stampa la volontà di potersi occupare come nonno di un bambino bisognoso e anche disabile. Tempo dopo la sua richiesta venne accolta e iniziò a sostenere economicamente, con ovviamente parte della sua pensione, che ammontava con esattezza a 528.000 lire e 35 centesimi mensili. Questo bambino, affetto dalla sindrome di Down e altre disabilità, ospite dell'Opera della Provvidenza a Sant'Antonio a Rubano, è una famiglia con 3 figli, tutti quanti disabili. Nel carcere padovano si appassionò inoltre al teatro, frequentando un corso tenuto da Maria Cinzia Zanellato, e non solo, ma anche alle lingue straniere, studiando inglese, francese e spagnolo. Nel 2015 scrisse un articolo reso pubblico nel quale lamentava frequenti attacchi mediatici alla sua persona. Nell'anno seguente, ovvero nel 2016, presentando una tesina sul welfare state, si diplomò in ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Luigi Einaudi, ottenendo una valutazione di 83 su 100. Ma non finisce qui, raga, perché successivamente si iscrisse a progettazione e gestione del turismo culturale all'Università degli Studi di Padova. Nel novembre 2017, quindi qua andiamo ancora avanti con gli anni, ottenne un permesso dal Tribunale di Sorveglianza per visitare, ovviamente scortato, la tomba di suo padre. Nel gennaio del 2019 invece fece richiesta al Tribunale di Sorveglianza di un permesso premio per poter visitare quel bambino disabile da lui sostenuto, ma la richiesta fu respinta in quanto era considerato ancora particolarmente pericoloso. Il 15 dicembre del 2019, insieme ad altri detenuti, si esibì nel concerto di Natale che avvenne nell'auditorium del carcere suonando la chitarra. Ma a fine ottobre del 2020 la Cassazione confermò il rifiuto del permesso premio. Ma raga, state incollati perché sentite qui adesso cosa sta per accadere. A fine del 2020, per la precisione dicembre, quindi ragazzi sta parlando di qualche anno fa, nel carcere padovano scoppiò un focolaio per il Covid-19, dove vennero contagiati numerosissimi agenti detenuti, e Bilancia fu l'unico che si rese necessario il ricovero presso l'azienda ospedaliera di Padova nel reparto di pneumologia. Abbattuto per il recente rifiuto del permesso premio e imputando ai giudici la colpa di non aver compreso tutti i suoi sforzi per cambiare, rifiutò le cure e, nonostante numerosissime lettere di incoraggiamento di chi lo seguiva, si lasciò morire per non essere più un problema per la società. Ragazzi, Donato Bilancia è deceduto il 17 dicembre del 2020 a 69 anni. Ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, come dico sempre, commentate, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Noi ci vediamo molto presto nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!